Oggi siamo qui con due prodotti della Maono, questi due che vedi. Nello specifico sono il Maono PD100X, il microfono dal quale stai sentendo la mia voce, e il Maonocaster G1 Neo, che in questo momento sta alimentando il microfono. Ma andiamo con ordine. Ok, come ti raccontavo nell'introduzione, i ragazzi di Maono, gentilissimi, mi hanno inviato questi due prodotti perché in questi giorni c'è un bundle proprio con questi due prodotti che dovrebbero costare all'incirca 100 euro, 100 dollari, perdonami, ma ti lascio i link in descrizione per tutto. Farò due video diversi. In questo primo video mi focalizzo sul microfono, nel secondo video che uscirà la settimana prossima mi focalizzo sul G1 Neo. Ho detto bene? G1 Neo, esattamente. Facciamo una premessa, questo microfono è un microfono sia USB che XLR, ha la porta per le cuffie, ha il tastino per cambiare le lucine, che in questo momento non stai vedendo ma tra un po' lo vedrai, ha la classica manopolina che si può anche premere per regolare, quando viene usato come USB, per regolare il volume sia del microfono che delle cuffie, e il tastino per mutarlo, ok? Viene fuori con questo comodo stand da scrivania, che è quello che sto usando in questo momento, però in questo momento lo sto usando XLR in modo tale che posso farti sentire il suono che arriva dal Maonocaster G1 Neo. Ma come ti dicevo, non ci focalizziamo in questo primo video sul Maonocaster G1 Neo, ma sul microfono. Infatti dopo ti farò sentire anche solo il microfono in versione USB in modo tale che tu possa comprenderne il suono e valutare l'acquisto. Acquisto che è possibile anche fare separatamente, dovrebbero costare intorno ai 55 dollari ciascuno, quindi nessun problema. Sono prodotti abbastanza economici, ma insomma vediamo come suonano. Io sto registrando nel mio computer tramite Reaper, il software che utilizzo, lo sai, e in questo momento ti devo dire una cosa. Questo microfono è un microfono dinamico, ok? Necessita veramente tanta spinta che il Maonocaster G1 Neo riesce a stento a dargli. Lo riesce a pilotare? Sì, ma in fase di post-produzione voglio verificare questo rumore che sento nelle cuffie, perché ho il preamplificatore cuffie a 3/4. Voglio sentire se questo rumore che sento è effettivamente il preamplificatore delle cuffie che non riesce a spingere tantissimo, nonostante queste cuffie siano 32 ohm o poco più, quindi non c'è nessun problema, oppure il preamplificatore di questo Maono G1 Neo che introduce un po' di rumore di fondo. La premessa è che questi due prodotti sono pensati per gli streamer, ok? Per chi fa gaming. Va bene? Quindi sicuramente non sono prodotti, e anche il prezzo ovviamente lo giustifica, non sono prodotti per fare registrazioni professionali, ma per fare live streaming, per fare gaming o altro, vanno sicuramente più che bene. Ripeto, non voglio focalizzarmi adesso sul G1 Neo, ma sul microfono. Allora, il microfono ha una bella costruzione, anche se ti invito a non toccarlo mentre stai registrando, perché, come puoi sentire in questo momento, rimbomba qualsiasi cosa. Ovviamente è un microfono economico, quindi non è che possiamo aspettarci più di tanto, ma
Secondo me questo non è un problema, perché nel momento in cui tu tieni questo microfono sulla scrivania dove ti pare, puoi anche attaccarlo a un braccio, ovviamente io l'ho attaccato per praticità al suo comodo stand, veramente fatto bene, ti dicevo puoi tranquillamente non toccarlo, nel momento in cui non lo tocchi non c'è nessun problema. E un microfono ti ho fatto vedere prima, proviamo a togliere. Tolgo la spugna e come puoi vedere la capsula è proprio alla fine del reticolato. Rimettiamo la spugna. È proprio alla fine del reticolato. Non c'è tanto spazio tra la fine della capsula e l'inizio della griglia o della spugna. Diversamente da altri microfoni come lo Shure SM7B, che ovviamente costa tutta un'altra cifra, ma anche altri microfoni, c'è un po' di spazio tra la fine della capsula e l'inizio della griglia proprio per far sì che tu possa parlarci anche davanti. Io in questo momento ho il microfono davanti, cosa che non si dovrebbe fare. Proviamo a orientarlo invece come bisognerebbe fare e in questo modo senti come le plosive, le P e le B, podcast, 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 pizza, pizza, podcast, podcast, pizza, pizza. Comunque ce l'ho orientato, non è proprio davanti alla mia bocca, ma è più in basso, quindi però ti volevo far sentire il suono delle plosive. Ovviamente questo microfono non va tenuto così, perché se lo tieni così, pizza, pizza, podcast, podcast, pizza, pizza, diventa un casino. Che ne penso di questo microfono? Allora, prima di dirti cosa ne penso, nel frattempo stavo guardando la forma d'onda quando ho detto pizza, pizza, podcast, è schizzato alle stelle, ovviamente. Ci metterò un po' il limiter perché sennò va tutto in clip. Prima di dirti che cosa ne penso, voglio farti sentire questo microfono anche attraverso l'USB. E poi alla fine del video inserirò successivamente, quindi il me del futuro farà metterà una parte nella quale ti racconto, ovviamente dopo aver sentito tutto quello che ho registrato, ti dirò effettivamente se questo rumore di fondo è del microfono, è del G1 o è del preamplificatore delle cuffie. Quindi nel caso sia del preamplificatore delle cuffie va benissimo, perché l'importante è che non viene in registrazione, no? È un microfono di plastica, ovviamente, è un microfono però costruito bene, una plastica resistente, la griglia è in metallo molto leggero. Mi sembra abbastanza realizzato bene, voglio dire, ma Maono ci ha abituato con prodotti di qualità in base anche al prezzo, no? Perché tra tanti brand che ci sono sul mercato, Maono secondo me, al di là del fatto che ha il suo colore giallo come il mio, quindi già questo è sicuramente un punto a loro favore, però rispetto ad altri concorrenti fa dei prodotti che qualitativamente sono migliori pur costando la stessa cifra, quindi questo è un punto di avvantaggio di Maono. Ok, io mi sto dilungando troppo, adesso ti faccio sentire stacco, ti faccio sentire USB e poi nell'ultima parte ti do la mia opinione. In questo momento, come ti raccontavo prima, il Maono PD100X sta entrando USB nel mio computer e sto registrando sempre tramite Reaper. È comodo questo pulsante che dopo averlo premuto puoi regolare una volta il volume delle cuffie, cliccando e ruotando la monopolina anche il gain del microfono, è molto comodo, ma una cosa veramente molto bella è questa, che se io soltanto sfioro questo, è bellissimo, uno dei migliori che abbia mai visto, perché non devi cliccare, sai, a volte nei microfoni quando c'è lo switch senti tac, tac, ed è fastidiosissimo. Questo è a sfioro, quindi semplicemente è meraviglioso. Questo è veramente, veramente una figata pazzesca. Io ti consiglierei di comprare questo microfono anche solo per questa funzionalità. Al di là di tutto, adesso è in USB e le cuffie sono attaccate al microfono. Un'altra cosa veramente molto molto interessante di questo microfono è che in questo momento la latenza è zero, veramente zero. Io sento la mia voce esattamente nello stesso secondo, nella stessa frazione di secondo in cui sto parlando. Perfetto, ottimo, bravi Maono, questo è veramente ottimo, la latenza zero è fondamentale. Adesso stai vedendo, ma dopo te lo faccio vedere meglio, il microfono nella variante tutti i colori, quindi questo microfono si sta illuminando in tutti i colori. Premendo ripetutamente il tastino puoi scegliere i singoli colori, quindi se vuoi soltanto la luce rossa, la luce gialla, la luce verde, la luce blu, eccetera, eccetera, oppure l'arcobaleno come in questo modo, se dobbiamo essere cafoni fino in fondo, quindi questo è il colore che ho scelto. Che dirti, sto guardando anche la forma d'onda, ho regolato ovviamente il gain del microfono in modo che si adattasse più o meno a quello precedente. Stando in silenzio sento che c'è un po' di rumore di fondo, ma niente di che.
stesse cuffie che utilizzavo prima, quindi non è cambiato nulla. Mi sto sentendo abbastanza forte. Ti dico, c'è un po' di rumore di fondo, ma è assolutamente normale. Non c'è nessun tipo di problema. Mi piace molto questo microfono, ti dico la verità. Se io fossi un gamer, una persona che fa solo live streaming, a cui piacciono questi microfoni un po' colorati all'ultima moda, e avessi soltanto $50 più o meno da spendere per un microfono, questo qui potrebbe essere sicuramente una scelta valida. Certo, non ci fai registrazioni professionali, ma questo l'abbiamo già detto, del resto è un set proprio pensato per live streaming e per gaming. Ok, quindi non ci fai registrazioni professionali. Detto questo, però, mi piace molto perché suona bene. Anche il colore della voce, tutto sommato, non è brutto, è assolutamente ascoltabile. Inoltre, essendo un microfono dinamico, finalmente, non il classico microfono a condensatore, ma dinamico, in questo caso USB, finalmente possiamo non utilizzare, finalmente voi, non io, potete utilizzare questo tipo di microfono senza, quindi scheda audio, semplicemente attaccato USB, e non far entrare dentro tutti i rumori del mondo, perché è dinamico e non a condensatore. Ale, mi consigli un microfono super economico USB nella mia stanza non acusticamente trattata? Questo, se non devi fare registrazioni professionali. Quindi questo secondo me è veramente fatto bene. Prima di dirti che cosa ne penso di questo microfono, quindi il me del futuro torna indietro per dirci che cosa ne pensa dopo aver ascoltato tutto, ti dico che questo microfono, così come il PD200X che ho già recensito sul mio canale, viene fornito anche con un software che non ti farò ascoltare perché è lo stesso del microfono PD200X ed era un software che proprio no, ok? Quindi sicuramente se fai gaming, live streaming, hai il tuo software e sicuramente ha già dei settaggi all'interno, ma ti ripeto, non credo che serva a nulla perché come senti la voce è pulita, io non aggiungerò nessun effetto in post-produzione, funziona già benissimo così, non c'è bisogno di far nulla, anche perché se hai questo microfono e quindi non fai registrazioni professionali, ma perché aggiungere cose, compressore, equalizzatore, che non si sentono neanche troppo bene in quel software e magari tu non sai neanche come usarli. Usa la tua voce pulita, tanto devi urlare nel microfono quando giochi, parolacce, cose come fanno tutti, e quindi ci sta assolutamente. Oppure fai live streaming in maniera pacata come sto facendo io, va benissimo, ok? Ora, ultima parte del video dove ti dico che cosa ne penso. Ok, il me del futuro è tornato un attimo indietro perché ascoltando la registrazione XLR, quindi mentre passava nel G1 Neo, nessun problema, l'audio è assolutamente accettabile. Il me del futuro però ha notato che nella versione solo USB, ma è tipica di tutti questi microfoni economici, c'è provo a stare in silenzio e dimmi se lo senti, c'è un leggero ronzio in sottofondo che se sto in silenzio dovrebbe stare intorno ai meno 50 dB, quindi tutto sommato gestibilissimo, però dà fastidio. Ma provo a stare in silenzio e te lo faccio sentire. No, forse è qualcosa anche di meno di meno 50, forse intorno ai 55-60. Sì, tra i 55 e i 60, meno 55 e meno 60 decibel. Ma proviamo a sentire una cosa, guarda che cosa faccio. Non lo sento più. Ho semplicemente alzato il microfono dalla scrivania. Non sento più zzz. Proviamo? Non lo sento più. Provo a fare una cosa. Ho spento l'illuminazione LED perché pensavo potesse essere quella. No. Non so perché, ma c'è una sorta di cosa strana. Quando è poggiato sulla scrivania, per te che fai gaming, per te che fai gli streaming, non c'è nessun problema. Però siamo qua per testarlo. Se io lo tengo alzato, proviamo a fare una cosa.
Ok, l'ho poggiato. Ok, aspetta, metto qua se no non mi vedi. L'ho poggiato sulle scatole e non c'è questo fastidio. Quindi vuol dire che probabilmente anche se lo attacchi a un'asta non dovresti avere problemi. Evidentemente sulla mia scrivania c'è il computer, c'è qualche altra cosa e evidentemente genera questo piccolissimo rumore. No, i rumori sul corpo del microfono si sentono lo stesso. Va bene. Comunque, arriviamo in conclusione. Rimetto il microfono giù perché anche se c'è questo leggerissimo rumore di fondo, non fa niente. Cosa ne penso? Ovviamente tutto va paragonato al prezzo. $50, ne vale la pena? Sì, sì, perché $50 sono meno di 50 euro col cambio attuale orientativamente. È un microfono che tutto sommato si sente bene, preferisco la versione XLR, ma questo di tutti i microfoni economici, cioè i microfoni economici USB suonano tutti così così. Nella versione XLR suonano meglio e quindi con il suo fedele compagno di viaggio, questo, che sentiremo e analizzeremo nel prossimo video, nella prossima settimana, sicuramente suona molto meglio. Quindi se compri il bundle, secondo me ne hai un vantaggio, perché suona meglio, ok? E evidentemente, visto che non sento più il rumore di fondo e il preamplificatore delle cuffie, che non riesce a spingere chissà quanto, ma ci sono schede audio anche abbastanza costose che hanno un preamplificatore cuffie rumoroso, quindi figurati sia un oggettino di $50. Cioè è assolutamente normale che sia così, te lo devi aspettare se paghi $50. Quindi dicevo, questo qui lo preferisco nella versione XLR, mi piace molto di più, ha un suono per carità non definito, non dettagliato, ma stiamo pagando $50 per fare live streaming, per fare gaming, per fare tutto ciò che non è professionale va assolutamente bene. C'è questo rumorino, probabilmente nella progettazione c'è qualche piccolo difetto, oppure il fatto di avere il computer sulla scrivania, non lo so, c'è qualcosa, ma ripeto, è veramente molto molto leggera. Basta, mi sono dilungato tantissimo, un video lunghissimo, ok? Ci vediamo settimana prossima per parlare di questo, quindi connetteremo di nuovo questo a questo, però il video sarà incentrato su questo giocattolino che ne vedremo delle belle perché se ti ricordi l'altro video fatto sul Maono Neocaster, Maonocaster, vattelo a vedere per favore. Ci siamo divertiti un sacco perché c'è questo tastino che si chiama Voice Changer che ci farà veramente fare un sacco di risate. Ok, quindi vatti a vedere l'altro video del Maono, tipo questo, e poi vediamoci settimana prossima. Ciao!